per prepararmi a questa intervista mi sono letto il libro di Bressanini e mi ha colpito una frase che ti leggo. Praticamente dice: l'unico modo per perdere peso è soddisfare per un po' di tempo un deficit energetico, dato dal primo principio della termodinamica. Come farlo, però, è un'altra faccenda e non riguarda la termodinamica, ma fattori psicologici, ambientali, ormonali, sociali, eccetera, eccetera. E tu che hai fatto molte diete, qual è secondo te l'ostacolo più ostico che i pazienti hanno? In realtà è un mix di quelle robe lì che ha detto lui, diciamo tendenzialmente emotivo, psicologico l'ostacolo. Ok, il senso di fame c'è e quello va bene. Non è che lo possiamo ignorare o possiamo dire no, non hai fame, tu mangi esclusivamente solo perché sei goloso. Però c'è proprio il motivo psicologico dietro, dove il cibo è comfort in generale. Cioè io sono stanco, sono stressato, ho avuto una brutta giornata, torno a casa, non è che dico ah che bello, guarda adesso che sto così male vado a fare palestra. Cioè è difficile creare questa associazione, è molto più facile creare un'associazione dove mi siedo, mangio i biscotti, sono buoni, li metto nel tè pomeriggio, magari bevo il tè con i biscotti, oppure mi guardo un film, mi faccio i popcorn, mi mangio le patatine. Cioè si creano sempre associazioni comode che danno un sollievo immediato, che appagano sia mentalmente che anche a livello di fame, perché comunque c'è sempre anche la fame di mezzo. E quindi poi si perpetuano queste abitudini nel tempo e poi arriva il sovrappeso, l'obesità, perché poi ci sono anche tutta una serie di meccanismi ormonali che non funzionano più bene, la persona magari tende ad essere comunque troppo sedentaria. Poi cioè, è ovvio che l'ambiente in cui siamo messi oggi porta molto facilmente a ingrassare, non è completamente colpa nostra. Cioè se io ti dico il tuo lavoro è alzati, vai ad arare i campi, torna a casa e il frigo non ce l'hai, e se devi andare in bagno devi andare a 100 metri di distanza al freddo perché in casa non c'è l'acqua corrente, non c'è quello, non c'è quell'altro, l'essere umano si mantiene a peso facilmente, anzi ma forse anche più tendente al sottopeso. Ma noi che ci siamo evoluti, cioè siamo l'Homo sapiens che è cresciuto in un ambiente così ed è arrivato solo negli ultimi 100 anni in un ambiente dove il mio lavoro è sedentario, ho sempre il frigo a casa, ho cibo iperpalatabile, sono molto appagato nel guardare la TV, nel giocare al computer. Cioè sì, è facile diventare obesi, sovrappeso, ma anche perché l'ambiente in cui siamo è fatto così, ma va bene così. Cioè molte persone si lamentano di questa cosa, io la trovo una cosa positiva. Cioè ben venga che non dobbiamo lavorare nei campi tutto il giorno, che possiamo goderci un momento di relax, che possiamo guardarci una serie TV ed essere contenti di guardare uno schermo anziché camminare tutto il tempo. Però bisogna trovare poi, c'è sempre il lato negativo di qualcosa, il lato negativo di questa cosa qui è che comunque devi saperti regolare, perché prima non c'era bisogno di sapersi regolare, il mondo era completamente diverso. Adesso che il mondo è molto comodo, devi saper vivere in un mondo comodo e quindi devi saper fare il sacrificio di non volere quella cosa comoda per optare invece per la cosa scomoda, che potrebbe essere andare ad allenarmi e resistere alla voglia di mangiare qualcosa. È sempre un compromesso tra fattori positivi e negativi. E tu come fai a non mangiare le patatine, ad esempio? Io quando me le programmo dico ok, se le voglio mangiare me le metto domenica pomeriggio, calcolo che hanno queste calorie qua, domenica colazione la salto, domenica pranzo non mangio carbo, però domenica pomeriggio mangio 100 grammi di patatine, poi mangio anche 100 grammi di focaccine e mangio anche del prosciutto crudo. Dice ma il prosciutto crudo avevi detto che aumenta il rischio di tumore? Sì, ma è sempre dose dipendente. 50 grammi di carne lavorata al giorno aumentano il rischio di cancro al colon del 18%, che è comunque una percentuale minima. Se io mangio 50 grammi a settimana molto probabilmente non aumenta di quasi niente. Se poi ci metto le verdure è ancora più basso il rischio, se mangio abbastanza fibre è ancora più basso il rischio, se sono normopeso è ancora più basso il rischio rispetto ad essere sovrappeso. Ci sono tanti fattori da considerare. Se si riesce a bilanciare il tutto si può fare tutto, basta saper decidere quando e quanto. Invece per quanto riguarda il non andare, cioè stare a casa, anziché stare a casa andare ad allenarsi, in realtà all'inizio magari è faticoso, no? Però dopo che ti alleni ti senti molto bene. Sì, infatti l'attività fisica comunque in generale rilascia endorfine, anche lo stimolo di dopamina,
ha delle conseguenze sempre positive per il corpo. Il fatto è che l'inerzia di andarsi ad allenare è difficile da vincere, cioè il beneficio tu ce l'hai dopo che hai fatto qualcosa di pesante anche a livello cerebrale. Invece il cibo è qualcosa che non ha un problema iniziale, cioè voglio quello, lo prendo e sto subito bene, poi sto male dopo, però è molto più facile stare subito bene e male dopo piuttosto che il contrario. Ma c'è una mancanza di forza di volontà? Non è banalmente la mancanza di forza di volontà è per quelle persone che effettivamente hanno cominciato ad avere uno stile di vita, diciamo, pigro e non vogliono cambiarlo, che può essere il ragazzo di 22 anni che vive con i genitori, gioca alla PlayStation tutto il giorno, non esce con nessuno, e allora lì sì è un mix di, poi bisogna vedere, non esce con nessuno perché? Perché mi sento insicuro nell'uscire con gli altri o perché sono io che mi piace stare al computer. Se semplicemente a me che piace stare al computer, sono pigro, non sto facendo le cose, mi muovo e le vado a fare. Se invece io ci provo, ho il pensiero fisso di voler dimagrire, cerco di resistere alle cose, ho fatto le diete con un nutrizionista, non hanno mai funzionato, vado in palestra ma faccio fatica a perdere peso, allora mi sono mosso, ho fatto qualcosa di concreto per cercare di cambiare la mia situazione, nonostante questo non ci sono riuscito, lì c'è tutta una serie di problematiche ormonali, di circuiti della ricompensa che funzionano meno bene, di magari anche insulino resistenza, cioè che comunque ha sempre a che fare con i problemi ormonali, che ti portano a non riuscire ad ottenere quel risultato perché effettivamente c'è qualcosa nel tuo corpo che non funziona bene, e allora bisogna capire come risolverlo, che poi le soluzioni sono sempre quelle, però ci vuole il supporto psicologico, a volte può essere anche necessario il farmaco che era nato per curare l'obesità ma anche per curare per curare il diabete. Può invece essere utile anche per l'obesità, che sono quegli semaglutide. In che senso aiuta l'obesità? Cosa vuol dire? Perché ti fa percepire meno fame. Siamo sempre lì, o meglio, ti fa percepire prima la sazietà, che è quello che poi funziona poco nelle persone obese, sia la sazietà che il desiderio di cibo. È tutto un po' collegato, però se già tu non ti senti sazio quando mangi, è come non sentirsi mai riposato quando dormi, cercherai sempre di continuare a dormire, quindi è difficile dire ma è colpa tua che dormi troppo, cioè se hai sempre sonno non riesco a fartene una colpa, cioè se a me mi si chiudono gli occhi mentre ti parlo e vado a dormire, tu non è che mi dici ma vedi dormi sempre, cioè lo capisci più o meno che mica sono stanco e mi si chiudono gli occhi. Se invece mangio e ho sempre fame, lì viene, le persone dicono ma è colpa tua che continui a mangiare, ma se a me non viene il senso di sazietà, sì è colpa mia ma fino a un certo punto, se non mi sento mai sazio cosa ci posso fare? Allora devo agire per fare in modo che quella sazietà mi arrivi, e se l'ultima soluzione è il farmaco, prenderò il farmaco, non è che devo farmene una colpa se ho dovuto agire così. Questa è una cosa rara o no? Secondo me non è così rara, non è prettamente il mio campo perché è campo medico, sì. Però comunque l'obesità è stata riconosciuta come una patologia da relativamente poco, se non sbaglio da settembre, qua in Italia. O meglio, da settembre in teoria una persona obesa può anche accedere al sistema sanitario nazionale in quanto per ricevere supporto, in quanto proprio in quanto obeso, nel senso ho una patologia che mi porta ad avere obesità. Mi sono perso in discorso. Cosa... No, quindi secondo me è più comune di quello che si pensa, okay. Cioè una buona parte delle persone obese è obesa perché ormai ha tutti i meccanismi biologici alterati. Poi magari ci è arrivato a quella condizione lì per contesti, cioè magari o per scarsa forza di volontà o perché i genitori non gli hanno insegnato ad alimentarsi come si deve o varie altre cose, però intanto poi arrivato a quella situazione lì tanti sono così e fanno fatica a uscirne perché effettivamente i meccanismi ormonali sono sballati. Congratulazioni, sei arrivato alla fine della clip. Per vedere l'episodio completo, clicca qui. Cosa aspetti?